Ciao a tutti e bentornati sul canale. Nel video precedente abbiamo mappato le regioni regine dell'oro italiano, dal Piemonte alla Sardegna, ma molti di voi nei commenti mi hanno chiesto: e tutte le altre regioni? Cosa succede nel resto d'Italia? Ecco, oggi completiamo il nostro viaggio geologico e aurifero. Andremo a scoprire cosa nascondono i fiumi nel centro Italia, nell'area adriatica e il resto del sud. Scopriremo che ci sono sorprese storiche incredibili, ma anche risposte scientifiche a grandi miti, così da completare la mappa dell'oro italiano. Allora mettiamoci in viaggio per esplorare le regioni che mancano all'appello, partendo dal nord-est per poi scendere lungo l'Appennino centrale e meridionale. Iniziamo appunto nel nord-est col Friuli Venezia Giulia, che non ha la fama del Piemonte, ma ha una storia alluvionale importantissima, legata al tagliamento e ai suoi effluenti. Quindi come torrenti principali, fiumi importanti, abbiamo il fiume Tagliamento e il fiume Isonzo. In questi corsi d'acqua si trova un oro finissimo di secondo o terzo ciclo. Arriva dallo smaltellamento delle Alpi Carniche e Giulie. Le pagliuzze sono microscopiche, molto levigate e si concentrano soprattutto nei depositi ghiaiosi dove il fiume rallenta prima di entrare nella pianura friulana. Ora ci spostiamo in Trentino Alto Adige. Qui siamo in una terra fortemente mineralizzata, famosa storicamente per l'argento e il rame, ma dove l'oro c'è. Lo possiamo trovare nel torrente Avisio, è il corso d'acqua alluvionale più noto alla regione per la ricerca dell'oro, oppure nei pressi della miniera d'oro di Calceranica, che storicamente aveva delle mineralizzazioni primarie di roccia di solfuri. L'oro alluvionale in questa zona è spigoloso ed è giovane, derivato direttamente dall'erosione delle montagne circostanti. E ora ci spostiamo verso la Toscana. La Toscana è una terra geologicamente pazzesca, ma l'oro qui gioca un po' a nascondino. Lo possiamo trovare nel fiume Arno. Storicamente ci sono segnalazioni che sono millenarie di pagliuzze nell'Arno, ma in quantità estremamente scarse. Possiamo trovarlo nella Maremma e nelle colline metallifere. Qui l'oro si trova in giacimenti primari, ma è spesso invisibile a occhio nudo. Sull'isola d'Elba, famosa per il ferro, sono documentate piccole tracce d'oro nativo, ma si tratta di rarità geologiche più che di mete per cercatori. E ora spostiamoci leggermente a nord e andiamo a conoscere la regione della Emilia-Romagna. È come la Liguria, l'Appennino emiliano regala soddisfazioni grazie a una geologia molto particolare. Note importanti sono il fiume Trebbia e il fiume Taro. Nei tratti appenninici e nell'alta pianura di queste valli, i cercatori locali riescono a trovare scagliette d'oro. Questo oro si è liberato dalle rocce ofiolitiche, è un po' come quelle che abbiamo visto in Liguria, e poi è stato trasportato a valle. Ovviamente non aspettatevi le quantità del Ticino, ma la soddisfazione c'è. E ora raggruppiamo tre regioni e le chiamiamo il vuoto adriatico, e sono l'Umbria, le Marche e l'Abruzzo. Se provate a far girare la Batia in queste zone, la risposta della scienza è quasi sempre la stessa: zero oro. Il motivo? Queste regioni sono dominate da rocce sedimentarie, calcari, marne, argille, che si sono formate sul fondo di mari calmi milioni di anni fa. Non ci sono state intrusioni di magmi, non ci sono fluidi idrotermali bollenti, né rocce metamorfiche antiche. Quindi mancano quegli elementi di interesse per l'oro. Scendiamo ancora un po' al sud e andiamo nel Lazio e nella Campania. Nel video scorso abbiamo detto che l'Etna e il Vesuvio non fanno oro perché hanno il magma sbagliato, ma nel Lazio e nel nord della Campania c'è una vecchia storia geologica diversa. I vulcani del Lazio, come l'antico vulcano laziale o il Roccamonfina, si possono trovare microtracce d'oro. Attenzione però, non è oro fluviale classico come quello che possiamo trovare nel nord Italia, ma è un oro intrappolato in complessi minerali vulcanici statici da antichissime camere magmatiche in profondità. Ora andiamo ancora più sud e troviamo le regioni Basilicata e Puglia. La Puglia è l'unica regione d'Italia geologicamente a secco di oro,
essendo una piattaforma di roccia calcarea sedimentaria senza corsi d'acqua montani, quelli che sono capaci di scavare le rocce mineralizzate. Quindi la Batia qua purtroppo non serve. La Basilicata ha il fiume Sinni e Agri, che scendono verso sud. Le fiumare che nascono dall'Appennino lucano possono mostrare microtracce, ma la geologia è prevalentemente sedimentaria, rendendo i ritrovamenti estremamente rari. Abbiamo visto fino a questo momento dove si trova l'oro, ma il perché l'oro si trova in alcuni fiumi forse non è ancora chiaro. Per avere l'oro serve il metamorfismo profondo, cioè delle rocce schiacciate a temperature pazzesche come nelle Alpi, oppure l'idrotermalismo delle ofioliti come Liguria ed Emilia. Il centro-sud adriatico non ha avuto questi eventi. L'oro non si crea dal nulla e se la roccia madre non lo contiene, il fiume non lo può trasportare. Tranquilli, non ho ancora finito. Mi manca ancora una regione e una chicca finale e un consiglio utile per tutti voi. Ho tenuto per ultimo il Molise e il tesoro dei Sanniti. Ci troviamo davanti a un bellissimo cortocircuito tra archeologia e geologia. Se andate a fare una passata con la Batia nel fiume Biferno o nel Tirigno, la geologia purtroppo vi dirà di no. Il territorio molisano è dominato da argille, marne e rocce sedimentarie. Mancano totalmente i filoni di quarzo, le rocce metamorfiche che creano l'oro primario. Ma allora perché i Sanniti erano pieni d'oro? Come per la Sicilia, quell'oro non veniva dai fiumi locali, era tutto oro di importazione. I Sanniti, infatti, controllavano le ricche rotte commerciali che collegavano la Magna Grecia al resto della penisola, senza contare i ricchi bottini di guerra rimediati nelle storiche battaglie contro Etruschi e Romani. Per chi non lo sapesse, i Sanniti sono stati uno dei popoli italici più fieri, ostinati e militarmente forti dell'intera antichità. Pensate che sconfissero i Romani in diverse occasioni, infliggendo loro una delle umiliazioni storiche più famose di sempre, il disastro delle Forche Caudine nel 321 a.C., dove l'intero esercito di Roma fu fatto prigioniero e costretto a sfilare sotto un giogo di lance nemiche tra gli scherni dei vincitori. E dopo questa curiosità della Basilicata abbiamo concluso le regioni d'Italia. Ecco completata la mappa della nostra penisola. Come abbiamo visto, l'Italia è una cassaforte, ma le sue chiavi sono distribuite in modo asimmetrico. Nel nord-ovest e nella Sardegna custodiscono i segreti più ricchi. L'Appennino Ligure e l'Emilia-Romagna ci raccontano storie di oceani scomparsi, mentre nel sud e l'Adriatico ci ricordano che la natura segue regole chimiche e geologiche rigidissime. E ora, prima di salutarci, voglio lasciarvi con una vera e propria chicca da detective dell'oro. Se volete scoprire se nella zona vostra o nella regione in cui vivete c'è una storia aurifera nascosta, non guardate solo i fiumi di oggi, studiate il passato e i nomi dei luoghi. La toponomastica, cioè la scienza che studia i nomi dei posti e le vecchie mappe, sono miniere d'oro di informazioni. I nomi dei paesi e dei fiumi, i loro toponimi. In Italia ci sono decine di frazioni, paesi o torrenti che contengono la parola oro o aurifero. Qualche esempio? C'è il comune di Donato, nel Biellese, dal latino de aurato, cioè dorato, o paesi che si chiamano Valle Aurina, in Trentino, Auriate, o fiumi storici come il Flumen Aurem. Se vicino a voi c'è una via, una gola o un ruscello che la tradizione locale chiama Rio dell'Oro o Bricco dell'Oro, 9 volte su 10 i vostri antenati avevano trovato qualcosa proprio lì, centinaia di anni fa. Visionate mappe storiche e il catasto teresiano o sabaudo. Andare a spulciare i vecchi registri catastali dell'Ottocento e del Settecento, oppure le mappe dei confini storici, può fare svoltare la vostra ricerca. Spesso in queste mappe trovate indicate le diciture antica miniera, sabbie aurifere o i simboli alchimici dell'oro, vicino a corsi d'acqua che oggi sono stati magari deviati o dimenticati. Bene signori, siamo arrivati ora alla fine del video. Per chi non l'avesse ancora capito, sono a punta
robigna e molto probabilmente la lascerò per un bel po'. Mancanza d'acqua, troppi serpenti, troppe zanzare e altri vari motivi. Se questo viaggio completo nella geologia dell'oro italiano vi è piaciuto, lasciate un grandissimo grazie e un pollice in su e iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere altri video. Un abbraccio a tutti e come sempre buona ricerca!